C'è una differenza sostanziale fra una pianta e un bosco, perché sotto una pianta non è un bosco. E quindi una pianta ti può far star bene, ti gratifica, dici Madonna che bella, magari mi fa un frutto buono, ma quando c'è una massa importante diversificata che è comunque un bosco, c'è un'energia che è troppo superiore. Ciao amici del bosco, bellissima giornata di neve in montagna, andiamo alla scoperta del bosco, cioè a farci insegnare come va osservato il bosco da Fabio Pinzi. Fabio, vieni? Arrivo. Si va nel bosco. No, l'obiettivo. Questa è la mia food forest. C'è anche le ginestre. Ah, io l'adoro. Rosa canina. Allora, ma su così matura? Così, quando è marcia che è buona. Ci passavo l'inverno a mangiarla. Se ne mangina 8-10 ai giorni. No? Vitamina C a palla. Non ho mai avuto un raffreddore, una tosse, niente. Ora andiamo a vedere il bosco, ora vediamo un bosco cosiddetto naturale, cioè la differenza tra un bosco vero e un bosco artificiale. Questo è un bosco artificiale e lo vediamo e si vede anche per l'energia che manda. Non è un bosco che trasporta bellezza, che purtroppo è pino silvestre, è pino austriaco, piantato così, senza un grande senso. Poi purtroppo è una monocultura. Qui si apprezzano più cose. La prima è che solo un uomo o solo l'umano poco conoscente poteva piantare le piante in fila. Non c'è in un'altra, cioè in un qualsiasi bosco apparentemente naturale, le piante in fila non esistono, perché è normale che non esistano. E noi abbiamo questa idea di mettere le piante in fila. E non è né bello e sicuramente ti toglie anche il fascino della diversità, cioè proprio della bellezza. È che sono tutte piante sorelle, quindi è una monocoltura a tutti gli effetti, con tutti i difetti della monocoltura, che c'era l'idea di farci della legna, e la cosa ancora più brutta è che hanno piantato queste piante e che non erano neanche le piante adatte per questo suolo, tant'è che a distanza di 50 anni, 60 anni hanno smesso di crescere, stanno seccandosi e quindi dovranno essere sostituite. Quello che ancora di buono c'è è che la natura fa da sola, lì c'è nato un cerro, sono cascate delle piante, si è aperta la luce e sono già nate le nuove piante, quelle giuste, le piante giuste per il posto giusto. E quindi a costo zero lì ci sarà una forestazione. Questo qua è un bosco che è stato piantato poco dopo la seconda guerra mondiale, però i nostri nonni avevano fatto una sistemazione idraulica agraria, idraulica forestale in questo caso, cioè hanno catturato le acque superficiali, hanno fatto delle curve di livello e hanno accompagnato l'acqua al fiume, e quindi questo ha permesso di evitare l'erosione. È stato un lavoro fantastico e questo andrebbe riprodotto anche oggi. Sapevano lunga. Questi sono spini bacarelli in Badengo. C'è anche il ruscello, fantastico. Questi sono abeti bianchi, vedi? Questo, quello e quello. Questi sono autoctoni, sono nati da soli. Qui ci sono gli abeti, che belli. Allora, qui ci sono grandi, qui ci sono microscopici e là ci sono i piccoletti già più cresciuti. Qui si intravede il cambiamento, stiamo per cambiare zona del bosco e là si comincia a vedere un castagno molto antico, una pianta enorme. Ora ci avviciniamo, Ci siamo quasi, ci stiamo avvicinando. Ecco il castagno, dovrebbe avere circa 400 anni. Abbiamo un po' di problemi a muoverci per via dei rovi. Qui ci sono anche le more, sono rimaste. Ti rendi conto quanto è alta quella pianta?
te guarda da terra arrivassi in cima. Mamma mia. Quella saranno 30 metri, 25 metri tutti. Qua era sicuramente molto più apparentemente ordinato, ma in realtà era semplicemente perché la copertura in alto era completa e non passava luce e sotto c'erano solo gli aghi di pino. Ora cominciano a cadere le piante, qualche pianta è stata sicuramente tagliata e si è creata degli spazi di luce, ma la terra non vuole comunque essere scoperta e naturalmente rinascono le piante del sottobosco, quindi arbusti e anche i rovi coprono tutto. In ogni punto dove c'è più aria si vede la chiazza dove ci sono già le piante che fanno copertura. E loro si preparano a sostituire quello che è, che fondamentalmente è la fine di un bosco e la rinascita di un altro bosco. E queste piante qua erano praticamente il granaio della montagna. Da noi nelle montagne i castagni erano l'equivalente del grano nelle pianure e fra l'altro erano anche, dal punto di vista anche alimentare, la castagna non è sicuramente inferiore al grano e i castagni hanno anche un grandissimo pregio, costantemente producono quasi sempre tutti gli anni con pochissima fatica. Ogni podere aveva i propri castagni per l'autosufficienza alimentare e li mettevano nei posti più vocati per le piante e nello stesso tempo meno vocati per le altre colture. E questi qua sono degli esempi di intelligenza, di gestione, perché sono state messe nel posto più adatto e per questo sono durati 500 anni. Negli anni 50, quando abbiamo cominciato a non conoscere più le cose, ci abbiamo messo una pineta come questa e i castagni sono morti. Questo è crollato, quando l'ultima volta che ero venuto io era sempre in piedi. No! Sì, crollato. I nonni muoiono come nella vita. Era in piedi l'ultima volta che sono venuto io, sarà cascato un paio d'anni e no, è cascato l'anno scorso. Vedi c'è ancora le foglie lì, quindi è cascato l'anno scorso. Ora, per vedere da vicino i nidi dei picchi, qui c'è il castagno caduto che è pieno di buchette perfette. Ci sono queste specie di queste due grandi tane, una sovrapposta all'altra, poi sali su un metro sopra, c'è un cerchio quasi perfetto con uno spacco perché si è speccato poi il legno. Quello era il nido del picchio. Sono straordinario, un patrimonio storico. Ai piedi di questo albero qualcuno ha fatto la tana, sicuramente ci abitano o una volpe o un tasso. Quando era piccino il mio babbo, quindi negli anni 40-50, c'erano ancora le trote, ma c'erano trote importanti e arrivavano fino almeno a 200-300 metri più su e logicamente poi col cambiamento climatico da un torrente con l'acqua costante tutto l'anno è diventato un torrentino. Questi sono i noccioli, quelli selvatici, pianta bellissima, come vedete nascono benissimo anche con poca luce. Quando c'è la neve è più facile orientarsi nel bosco, sicuramente il sud è dalla parte dove la neve è più sciolta, qui ai piedi di questo pino vediamo questa zona già pulita, qui fa più caldo e cioè siamo a sud. Tanci, apri le braccia. Castagno ci racconta di com'era il bosco qualche secolo fa, 5 secoli fa. Adesso vediamo com'è adesso, tra l'altro un bosco piantato dall'uomo, ma vediamo anche come sarà. Innanzitutto possiamo vedere che è una cosa ancora bella, malgrado l'evidente stato di stanchezza, diciamo. Possiamo vederlo da più punti di vista. Uno perché siamo attratti dalle dimensioni, dallo storico, eccetera, ma dall'altra parte possiamo, se lo vediamo, è un contenitore fantastico di vita, malgrado la carenza nella sua di vita, perché da tutte le parti ci sono fori di uccelli, di animalini ancora più piccoli, di insetti di tutte le generi, e nelle parti alte, per non parlare nelle parti basse, è la casa di tassi, la casa di volpi, di ghiri, ci saranno migliaia di forme viventi che vivono grazie alla sua vecchiaia. È un ecosistema fantastico, proprio la dimostrazione che
anche nelle ultime fasi, ma anche poi appena morirà, che cadrà a terra, sarà ancora vivo, perché parti di lui entreranno nel ciclo grazie agli insetti e alle forme anche più piccole, quelle diciamo del terreno, rientreranno in un ciclo naturale della vita, e quindi non dobbiamo essere tristi se questa pianta domani ci abbandona, perché sappiamo che grazie a lei qui si rigenera continuamente nuova vita. La cosa fantastica è che se ci guardiamo intorno non si genera castagni e basta, si generano sambuchi, si generano castagni anche, ma più lontani, ci sono delle querce, è già tutto pronto, ma con tanta diversità, e questo ci fa solo che piacere, perché è la dimostrazione che la natura ha sempre pronto altre carte per giocare. Non c'è mai una morte assoluta, c'è sempre una morte che è continuativamente vita, anzi è nella morte che si rigenera la vita e non il contrario. È bellissimo e quindi è emozionante proprio abbracciarlo. Vorrei stare qui a studiarlo, penso si potrebbe stare qua per 12 mesi e guardare tutto il cambio di vitalità sua e di tutte le altre forme di vita. Grazie di aver visto questo video, grazie di aver fatto questa passeggiata con noi. Ci avevate chiesto di raccontarvi un po' del bosco, insomma di fare qualche passeggiata per imparare a osservare il bosco. Fabio ci ha aiutato tantissimo, quindi grazie Fabio, magari la prossima volta ci porta a vedere un altro bosco in un'altra stagione. Grazie, ciao!